Ciao raga, buona domenica, benvenuti in questo nuovo video dedicato alle news della settimana, seconda settimana di questo caldissimo giugno del 2026 che ci ha portato tante novità sui due fronti principali nel collezionismo delle 1 a 6, ovvero Hot Toys ed In Art, ma c'è anche qualcosina che vi voglio svelare verso la fine del video, quindi rimanete sintonizzati perché c'è molto di cui parlare. Cominciamo subito in modo rapido con i rilasci di Hot Toys, rilasci tutti a tema Disney in generale, in particolare Marvel, primo fra tutti questo Mr. Knight da Moon Knight. Gran bel pezzo, assolutamente nulla da dire, non so se qualcuno di voi ha già il Moon Knight, che comunque era considerato un capolavoro, qui potete fare la combo con Mr. Knight, quindi bellissima esposizione con entrambe le versioni dell'eroe mascherato. Poi passiamo a un altro rilascio sempre di Hot Toys e sempre in tema Marvel con il Wolverine Pool, un pezzo da me abbastanza discusso, tanto figo quanto appunto discutibile. Questa sorta di fusione tra Wolverine e Deadpool, un bel pezzo, carino, ovviamente non canonico, un concept un po' particolare, ma davvero molto figo da avere in collezione. Non so se qualcuno di voi l'ha preso, ragazzi, nel caso fatemi sapere cosa ne pensate poi qui sotto nei commenti. Passiamo adesso a quello che mi fa più male al cuore, ovvero Cassian tratto da Rogue One, ovviamente Star Wars, uno dei pezzi per quanto mi riguarda di punta di quest'anno, di questo trimestre. In realtà sapevamo che sarebbe uscito più o meno da maggio a settembre, effettivamente hanno rispettato quelli che sono i tempi di rilascio, ma purtroppo non hanno rispettato quella che era la qualità promessa, almeno da quello che si vede in queste foto e in altre, nel prototipo, quello che avevano promesso appunto con il prototipo. Purtroppo c'è qualcosa di differente, dal painting anche a qualcosa a livello di scultura, ma credo che i problemi principali siano proprio di painting. Ora voi ovviamente non vedrete quello che vi sto per dire, ma per questo ci faremo aiutare come sempre dal buon Six Scale Treasures, che saluto e ringrazio sempre per fornirci questi contenuti e vi invito ovviamente a seguire, ragazzi, su Instagram. L'account è Six Scale Treasures, che potete trovare tranquillamente, ma sicuramente già lo conoscerete tutti. Il buon Six Scale Treasures ha fatto come sempre una comparativa tra prodotto finale e prototipo, soprattutto dei prodotti un pochino più discussi, come appunto questo Cassian Andor, e come vedete, almeno da quel che sembra, ci sono degli evidenti passi indietro. Le luci sono differenti, il colore della carnagione è differente, anche qualcosa a livello di head sculpt probabilmente, non riesco, forse anche i capelli sono un po' diversi, si vede che c'è stato un downgrade abbastanza consistente e sono molto amareggiato per questo. A volte capita, così come a volte capita anche il contrario, per carità, ma questo è un pezzo a cui tenevo e tengo particolarmente, che ho comunque preordinato e comunque prenderò, ragazzi, quindi lo vedrete sul canale e ne parleremo in modo molto più approfondito. Se qualcuno di voi anche in questo caso ha preordinato Cassian, me lo faccia sapere, perché almeno possiamo piangere insieme. Veniamo adesso annuncio per niente inaspettato, ce lo aspettavamo tutti, è stato mostrato in più occasioni e nel recente Comic Con, ed eccolo qui ufficializzato il buon The Punisher, il punitore da The Punisher One Last Kill, che vi consiglio di vedere se non avete visto, ragazzi, perché è l'essenza vera del punitore, almeno quello tratto dalle varie serie TV. Bellissimo. È un episodio tranquillo, leggero più o meno, 3/4 d'ora di durata circa, e ve lo consiglio. Vi consiglio anche questo The Punisher, ma con le dovute riserve. Eccolo qui, intanto a livello di head sculpt direi che ci siamo, anche per questo tra un istante ci affideremo a Six Scale Treasures per vedere i paragoni, insomma, con l'attore reale.
Quello che, come vi dicevo anche in fase di anteprima, quando abbiamo visto al Comic Con, che non mi convince proprio appieno, è la barba e soprattutto il logo del punitore. Logo che secondo me è stato un pochino tipo allungato, se non mi ricordo male, e poi la barba è un po' troppo finta, secondo me, un po' troppo piena in alcuni punti, insomma non mi convince al 100%, anche la sfumatura dei capelli, insomma non è un pezzo perfetto, ovviamente è un pezzo che io prenderei senza nessun pensiero, perché comunque rimane un bellissimo pezzo secondo me, però ecco, ad essere pienamente oggettivi e dirvi la verità su quello che penso è che assolutamente purtroppo non è perfetto, ma resta comunque bellissimo. La novità di questo punitore, voglio farvelo vedere, vediamo se compare in qualche foto, è il materiale di questo cappotto che mi ha fatto cacare sotto ovviamente appena l'ho visto, credendo che fosse pleather. E sono stato smentito in parte, mi sono un pochino informato, e per informato intendo intelligenza artificiale, chat GPT ragazzi, però comunque da lì sono partito a fare una piccola ricerca perché in questo annuncio si parla di, eccolo qua, leather-like microfiber material, che all'inizio mi sembrava una supercazzola, una presa per il culo per dirmi ok, mi hai arricchito il classico leather-like, che ormai sappiamo tutti ci si riferisce al pleather, arricchito con microfibra, pensavo che fosse solo una cavolata, invece a quanto pare è un passo in avanti a livello tecnologico nell'utilizzo del pleather, praticamente. Viene arricchito con la microfibra rendendolo sempre lavorabile, modellabile a piacimento, ma comunque lo rende molto più resistente sia alle pose prolungate, sia comunque agli agenti che potrebbero andarlo a rovinare nel tempo. Sappiamo tutti qual è il problema del pleather, specialmente se non trattato a dovere. In questo caso siamo un passo avanti, ma non è il passo definitivo, perché comunque è un materiale, rimane un materiale al di sotto della qualità della vera pelle. Quindi è un contentino che ci dà Hot Toys, quindi anche il titolo che trovate in copertina, diciamo perfezione al 77%, si rifà anche a quello di cui parleremo fra un istante, ma è quel senso di incompletezza che c'è anche in questo caso. Perché non darci direttamente la pelle vera? Perché è difficile da lavorare, ma ci avete dato già occasione di avere pezzi con pelle vera come nel T800, lo stesso Lobo che è stato annunciato sarà in pelle vera, se non mi sbaglio, forse sto dicendo una cazzata, però se non mi sbaglio è così. Quindi perché questo materiale, questa via di mezzo che ci fa contenti da una parte ma non completamente contenti dall'altra? Non lo so, staremo a vedere se effettivamente questo materiale sarà resistente come promettono. Comunque questo Punisher è il TMS 190 di 31 cm e 30 punti di snodo che uscirà nel secondo, terzo trimestre del 2027, ovviamente in Asia. Noi dovremo aspettare un pochino di più. Passiamo adesso al confronto, appunto, in Six Scale Treasures, giusto 2 foto per farvi vedere il confronto. Ecco qui per esempio i loghi, questo è quello reale, diciamo, che è più compatto, più corto, qui è stato allungato a piacimento di Hot Toys, non ne capisco il motivo. Anche la barba e l'attaccatura dei capelli, diciamo, la sfumatura dei capelli non sono perfette, ragazzi. Però anche qui, secondo me, stiamo facendo un po' il pelo. È comunque un pezzo veramente molto figo, soprattutto per chi ama il punitore e chi lo ama in queste vesti. Passiamo adesso a InArt. InArt che fa sempre parlare di sé, per fortuna nella maggior parte dei casi in positivo. Questo è uno dei casi in cui io mi sento di parlarne in positivo con qualche riserva. Tutti ci aspettavamo l'annuncio di Supergirl Lobo per fare concorrenza ad Hot Toys, vista l'imminente uscita del film di Supergirl, invece InArt ce lo butta al culo, tirando fuori, per carità, bellissimo, molto gradito, l'endoscheletro in un assai di Terminator, quindi dal primo film. Ci sono state un po' di polemiche su questo pezzo, a partire dal fatto che sia sprovvisto totalmente di armi, ma ragazzi, nel primo Terminator
che io mi ricordi almeno, era così l'endoscheletro, non aveva armi di nessun tipo, ma magari mi posso sbagliare visto che è un po' che non faccio il rewatch, quindi questa è una polemica, diciamo, che non sta in piedi. Potrebbe stare in piedi invece quella un pochino più diffusa, da quello che ho sentito, degli occhi che, che si illuminano con le batterie e non con l'USB. Questo potrebbe essere un problema, anche se InArt comunque fornisce un sistema molto simile a quello di Rocket Toys, cioè una sorta di pennino di aggeggio che permette, con la batteria ovviamente inserita, di accendere e spegnere gli occhi a piacimento soltanto avvicinando l'apparecchietto al viso dell'endoscheletro. Quindi comunque è una cosa che è agevole da fare, non c'è da premere un tastino o qualcos'altro. Per il resto, ragazzi, a me a livello estetico piace molto, mi sembra abbastanza fedele. Qualcuno dice che le gambe sono troppo corte, troppo lunghe. Io, ragazzi, sinceramente non ricordo se effettivamente le gambe fossero troppo corte, ma non mi sembra. E la cosa che preme di più, e che molti di voi sicuramente si saranno chiesti, è se si tratta di un total diecast oppure di un diecast parziale. La risposta è appunto quel famoso 77% di cui parlavamo prima, ovvero è diecast al 77%. Abbiamo le braccia, il petto, le mani, gambe e diciamo la parte del bacino che sono in diecast. Tutto il resto, ragazzi, rimane in materiale che non è metallo, quindi presumibilmente plastica. Qui sul sito di InArt trovate comunque tutte le specifiche. Qui abbiamo le batterie, il sistema di batterie di cui vi parlavo poco fa, e la basetta che non è magnetica, ormai lo sappiamo, ma con il solito supporto metallico che abbiamo visto nelle ultime produzioni dell'azienda. È un po' scarna come doll, perché come vedete appunto c'è l'endoscheletro, la basetta e il pennino per accendere gli occhi, basta, fine. Quindi bisognerà inventarsi qualcosa per il posing, a dispetto di quello di Hot Toys, che però è tratto da The Terminator 2, in cui aveva delle armi, ora non ricordo lo specifico, ma un fucile e penso anche qualcos'altro. A livello di qualità io lo reputo migliore rispetto a quello di Hot Toys, senza dubbio, anche se sono due versioni differenti, ma a livello di accessori, ragazzi, se vi piace giochicchiare un pochino di più con gli accessori con l'endoscheletro, magari vi consiglio quello di Hot Toys a questo punto. Per il prezzo, ragazzi, saremo intorno ai $450 circa, presumibilmente saremo intorno allo stesso prezzo in euro in Italia. E qui, sempre sul profilo di Six Scale Treasures, possiamo apprezzare i paragoni con l'effettivo live action, insomma, con il reale endoscheletro. E mi sembra che il lavoro svolto sia eccellente. Lasciate perdere il colore, che in questo caso sono luci differenti e tutto il resto, però raga, a me sembra che il lavoro sia perfetto o quasi. Forse qualche dubbio sui piedi, però per il resto, raga, ottimo lavoro come sempre da parte di InArt. Passiamo adesso a una piccolissima parentesi, perché ancora non c'è nulla di ufficiale, per passare a Rocket Toys, che fa parlare di sé non solo quando si tratta di Naruto, ma in questo caso inizia una nuova wave dedicata a Tokyo Ghoul, altro anime e manga meraviglioso che ha segnato un pochino la mia infanzia, e lo fa appunto con Kaneki, il suo protagonista. Si mostra con le prime immagini, non vedo l'ora di vedere l'annuncio ufficiale, sembra essere di una ottima qualità e quindi ne sentiremo parlare sicuramente prossimamente. Credo che partirà anche in questo caso il preordine, spero quindi che Rocket Toys rimandi il più possibile questa roba, no, sto scherzando, spero invece che si muovano, ma soprattutto che non riservino parte del lavoro che stanno facendo su Naruto per dedicarlo a Tokyo Ghoul, che per quanto lo ami, Naruto rimane comunque sempre nel mio cuore, quindi devono sbrigarsi a farci uscire quella roba di Naruto che hanno annunciato.
Adesso passiamo, se il mio computer lo permette, come sempre a delle news a raffica, diciamo, verso la fine del video andiamo come sempre sul colossolinerd.com per vedere le ultime uscite, gli ultimi prodotti molto interessanti, come tutta la linea dedicata a Jujutsu Kaisen da parte di Bandai e Sage Figures, il nuovo Guangzhou di InArt 1-12 in questo caso, il Thor della Mezco, il The Punisher di cui abbiamo appena parlato, che tra l'altro trovate a un prezzo standard di 299, mi aspettavo molto di più, quindi ancora complimenti Gianluca per il prezzo, le pop-up Parade di WeChat Atelier con Coco, bellissima, e poi questo ignorantissimo Mazin Kaiser della CCS Toys, dategli un'occhiata perché secondo me vale veramente la pena. Quindi ragazzi, dovrei essere tornato qui, me lo auguro, ho fatto un po' di confusione, fatemi sapere che cosa pensate di tutta questa roba dell'endoscheletro che secondo me merita. Sono indeciso io se fare il preordine perché ho già comunque diversa roba in cantiere e già di Terminator ho preso l'InArt, quindi il double pack, quindi dovrei dedicare dello spazio solo a Terminator ed è una cosa abbastanza ardua per me in questo periodo, ma fatemi sapere voi che cosa farete, soprattutto con il punitore, e mi interessa sapere cosa pensate anche del cambiamento che c'è stato in casa Hot Toys con l'upgrade dei materiali, se lo ritenete un qualcosa di affidabile oppure non così tanto. Detto questo io vi saluto, ancora buona domenica, spero di vederci la prossima settimana perché vorrà dire che ci saranno degli annunci importanti, ci sarà qualcosa di figo di cui parlare e come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a questa parte del video. Alla prossima ragazzi e ancora buon inizio di settimana e buona domenica. Ciao!